Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon martedì. Prima di iniziare questo nuovo contenuto di calciomercato, in casa Napoli, Victor Osimhen al Galatasaray, accordo totale. Con il calciatore si sta cercando la quadra per versare ovviamente i 75 milioni della clausola nelle casse del Napoli. Il Besiktas e Kayust, il calciatore riflette sulla destinazione, ma cosa rifletti carissimo Kayust? Il Siviglia abbassa le pretese per Gianlu Sanchez da 20 milioni, si è scesi a 17, il Napoli è fermo a 15, facciamo il punto della situazione in un'operazione che porterà, per quanto mi riguarda, sicuramente alla fumata bianca e alcune considerazioni su Noah Lang, perché dopo che il Napoli ovviamente ha definito totalmente l'acquisto, l'Here we go è arrivato da Romano, ma noi sapevamo benissimo che Noah Lang sarebbe stato un calciatore del Napoli, non da ieri, però quando sono arrivate, tra virgolette, queste ufficialità, sono 24 ore che social dal punto di vista diciamo del supporto del Napoli, ma anche supportando altri colori, stanno marciando su questa situazione. Attenzione al carattere, ha litigato con Ten Hag, dichiarazioni strane, eccetera, eccetera. Vi dico la mia, visto che vivo in Olanda da 20 anni e quelle situazioni le ho vissute molto da vicino. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica sui caricamenti futuri. Se vi piace questo video, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo da Victor Osimhen e da Florian Plettenberg, esperto di mercato in Germania, ovviamente da Sky Germania, che scrive sul suo account X così: sappiamo che l'accordo tra Galatasaray e il Napoli in merito al trasferimento definitivo di Victor Osimhen è ormai molto vicino. La sensazione del Galatasaray nei confronti del super intermediario Georg Gardi, mi auguro che si pronunci così, è che il trasferimento è definitivo e verrà finalizzato nei prossimi giorni. Secondo il collega turco Yagu Sabunkoglu, Osimhen firmerà un contratto fino al 2028 più un anno di opzione 2029. Si accoda l'Italia ovviamente alla notizia. Victor Osimhen ha deciso, vuole tornare a vestire la maglia del Galatasaray, c'è l'accordo con il calciatore, ma non si è arrivati a trovare la quadra per quanto riguarda i 75 milioni. Offerta fino a 60 milioni arrivata da parte del Galatasaray e ovviamente non ci dovete prendere né in giro e né tantomeno fare i pidocchi. La clausola recita 75 milioni e il Napoli ha già fatto più di quello che doveva fare, offrendo un pagamento dilazionato addirittura in 4 tranche. Quindi è inutile fare i pidocchi, fate la colletta, pagatevi ovviamente il cartellino, versate i soldi e vi prendete il calciatore. Che le prestazioni sportive di Osimhen valgono 75 milioni, poi che dal punto di vista umano non valgono un euro, è un altro paio di maniche. Voi prendete, pagate 75 milioni per i 35, 40, 25, 30 gol all'anno che poi può fare il calciatore e il Napoli vi ha già steso un tappeto rosso offrendovi la possibilità di dilazionare il pagamento. Ovviamente bisogna vedere come va a finire se il Galatasaray ci arriva ai 75 milioni, ha offerto addirittura, a quanto ho letto, un ingaggio al calciatore che arriva quasi a 21 milioni di euro, che sono nettamente superiori ai 12 milioni che poi voleva mantenere lo stesso Victor Osimhen per quanto riguarda lo stipendio. E diciamo che ad oggi la sensazione di vedere la luce in fondo al tunnel c'è. Il Besiktas e Kayust. Importanti novità. Jens Kayust, centrocampista del Napoli, ovviamente prende tempo sul suo possibile trasferimento in Turchia al Besiktas. Nonostante l'intesa tra i due club, il Besiktas e quello di De Laurentiis, l'operazione prevede un prestito oneroso, l'abbiamo già visto, a 1 milione con un riscatto condizionato a 6,5 milioni, ma il calciatore sta tentennando per quanto riguarda ovviamente il campionato turco. Detto questo, io credo che Caiusto, ovviamente avendo assaggiato la Premier, giocando sicuramente nell'Ipswich, squadra da retrocessione che lottava per gli ultimi posti, siamo tutti d'accordo, però ha giocato comunque in Premier e quindi probabilmente sta quasi aspettando che il mercato entri nel vivo, al limite quasi agli sgoccioli si possa presentare una squadra dalla Premier, la stessa Bundes, una neopromossa al limite, diciamo che si può presentare in casa Napoli e dice: a me mi serve un centrocampista, ma sarà sempre un prestito, diciamo, anche nel caso dovesse accadere una cosa del genere. E quindi ecco che
si tentenna per quanto riguarda il campionato turco. Io dico, andrei al Besiktas per il semplice fatto che nel caso si dovesse presentare una neopromossa che possa arrivare anche dalla Premier o dalla stessa Bundesliga o il campionato francese, mettiamolo come volete, io comunque sceglierei la Turchia perché il Besiktas si va a giocare l'Europa, si va a giocare un posto Champions e quindi non avresti il peso del non riuscire a far punti perché ti presenti in una neopromossa in campionati comunque molto ma molto più competitivi e va a finire che diciamo non ti riesci ad esprimere perché poi le pressioni per quanto riguarda la classifica sono e saranno molte di più rispetto a quelle del Besiktas che comunque i punti li fa e li farà e cercherà di lottare per una zona Europa nel campionato turco. Gianlu Sanchez e il Siviglia, importanti novità per quanto riguarda il Napoli e il Siviglia per la trattativa. Gianlu Sanchez terzino classe 2003 eccetera eccetera. La proposta del Napoli è di 15 milioni di euro, il Siviglia è sceso da 20 a 17 milioni, nelle prossime ore potrebbero essere decisive se il Napoli dovesse alzare leggermente la parte fissa o inserire bonus facilmente raggiungibili, l'affare potrebbe chiudersi a breve, ce lo fa sapere Gianluca Di Marzio, ovviamente, via Sky. Io credo che sia una trattativa che porterà alla fumata bianca, manca pochissimo, ovviamente è un tira e molla perché avendo il sì del calciatore è giusto anche giocarsi il paio di milioni di differenza e cercare di tirare sul costo del cartellino, quindi porterà sicuramente alla fumata bianca, ma possiamo un attimo racchiudere la situazione mercato in totale relax del Napoli per quanto mi riguarda, perché se lo rapportiamo nemmeno alla sessione dell'anno scorso e nemmeno a quella post scudetto quando c'era Garcia, ma prendiamo il Napoli che poi ha vinto lo scudetto con Spalletti, ricordiamo che le trattative Raspadori, Simeone eccetera eccetera non sono arrivate il 1° luglio ma arrivarono ad agosto inoltrato, se diciamo ancora riesco a ricordare le cose come si deve. Quindi arriviamo a Di Maro con De Bruyne, Marianucci, Noah Lang, Beo ma sicuramente sarà per il ritiro di Di Maro e durante il ritiro probabilmente il Napoli chiuderà la fascia destra così come Gianlu Sanchez e quindi cercare di trovare la quadra per il sesto centrocampista che puoi anche gestirtelo durante un attimo il ritiro per poi vedere questa situazione, il doppio esterno a sinistra che si parla sempre degli stessi nomi, Zagrova, Chiesa, Ndoye sì ieri, oggi no, domani sì, dopodomani non si sa, seguiremo diciamo la situazione e come si evolverà, ma è un Napoli che parte per Di Maro col coltello tra i denti e sicuramente molto ma molto più pronto degli altri anni, almeno per quanto mi riguarda si sta facendo ciò che voleva il mister Antonio Conte che diciamo si sono detti nei colloqui prima di iniziare la fase di calciomercato. Il Napoli sta facendo il suo alla grande per quanto mi riguarda. Le considerazioni su Noah Lang, per chi è arrivato ovviamente a questo punto del video, mi auguro che ci siate arrivati un po' tutti. Pagine a favore del Napoli, siti che supportano il Napoli, così come pagine a favore di altre squadre, calcisticamente parlando, che supportano altri colori. Ovviamente arriva l'Irwico di Romano, Noah Lang, un calciatore del Napoli, eccetera, eccetera. Nelle ultime 24 ore stanno marciando su questa situazione. Attenzione, caratterialmente, una testa calda. Ci sono state delle frasi che hanno scatenato polemiche in Olanda, in Belgio, in quel caso. Facciamo un attimo chiarezza. Allora, Noah Lang litigò con Ten Hag. Punto primo. Con Ten Hag ci hanno litigato 6 milioni e 450 mila e 363 calciatori. Quindi sarà pure una testa un po' più calda, ma con Ten Hag non va d'accordo praticamente nessuno. Cioè, se ti impunti con Ten Hag, lo abbiamo visto anche quando Ten Hag poi ha cambiato squadra, non è che dal punto di vista umano abbia fatto spogliatoio dovunque è andato, quindi non è che sto dicendo ha ragione Noah Lang, ha torto Ten Hag eccetera eccetera, però quando riportate una notizia del genere ha litigato con Ten Hag, punto, finito, non si argomenta, non si scende diciamo a considerazioni, non dite la vostra, esponetevi quando fate le cose. Ecco quello che chiedo per quanto riguarda le frasi che uscirono quando Noah Lang militava nel Bruges.
frasi che dal punto di vista della razza o territoriali, mettiamola così, non posso usare il termine perché non voglio rischiare che poi mi venga, diciamo, chiuso il video, oppure che il video possa prendere direzioni strane su YouTube. Il calciatore comunque se ne uscì con frasi che non sono assolutamente sotto per importanza alle cose che in Italia sentiamo tutti i giorni: e Lavali col fuoco, e Vesuvio erutta, e Napoli colera, eccetera, eccetera, eccetera. È la stessa cosa. Anche se in Olanda, in Olanda includo anche il Belgio, perché i fatti di quelle frasi risalgono al Bruges, rivolti verso l'Anderlecht società, quindi di varie ovviamente per il primato del campionato in Belgio, ma diciamo che dal punto di vista delle frasi e dell'importanza che poi gli danno qua a livello mediatico è molto meno di ciò che succede in Italia, e quindi state solamente in Italia gonfiando una situazione che qua non ha portato tutti questi strascichi e boom mediatico a Noah Lang. Che pezzo di... Assolutamente no, state solamente marciando su una situazione che avete sentito o letto così di striscio, e vi riempite la bocca, argomentate e andate a ricercare quando volete parlare di determinate situazioni, così come avrei fatto io anche se vivevo in Italia, perché io quando c'è una trattativa con un calciatore all'estero la prima cosa che vado a fare, vado a cercare, diciamo, nella nazione del calciatore, non cerco prima in Italia, vado a cercare prima ciò che esce lì sul posto per poi comparare le notizie e vedere poi in Italia come la riportano la cosa. Tanto è vero che la trattativa Noah Lang, per come l'hanno seguita qua in Olanda e come l'hanno riportata in Italia, presenta tante incongruenze dal punto di vista dell'esposizione, che poi diventa fondamentale se ovviamente fai il giornalista o parli di notizie e di calciomercato. Detto questo, noi non crediamo a tutto ciò che ci dite, anzi crediamo alla destabilizzazione, o almeno io ci credo da sempre perché è palese ed è così. Come è arrivata l'ufficialità del Noah Lang, un calciatore del Napoli, si è cominciato a girare il ditino nella piaga. Poi, per quanto riguarda la situazione caratteriale, noi siamo in una botte di ferro con Antonio Conte, ricordatevelo, tutti coloro che ovviamente al limite supportano squadre avversarie, forse l'hanno dimenticato. Antonio Conte, Lelio Reali, Lautaro che venne messo, Lautaro che poi nell'Inter di Conte parliamo di un calciatore ancora più giovane, molto più, forse dal punto di vista fisico, molto più determinante, reattivo, forse un tantino anche più veloce. C'è nessun problema, ti siedi in panchina, vai in tribuna, devi star zitto. Cioè, quindi dal punto di vista del redarguire e riportare calciatori dal punto di vista caratteriale un attimo sul pezzo e dare il massimo in campo, siamo in una botte di ferro, quindi potete riempirvi la bocca e scrivere ciò che volete. Io l'ho vissuta qui la situazione e so benissimo che non è questa bomba mediatica come la state descrivendo voi. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!